Buongiorno, oggi vi parlerò di nuovo dell'intervento chirurgico per una lesione completa del tendine di Achille. In effetti in passato avevo già postato un video in cui presentavo la tecnica mini-invasiva, mentre oggi parleremo invece dell'intervento detto a cielo aperto, cioè quello eseguito con un taglio più lungo di alcuni centimetri. Il primo passo è ovviamente quello di eseguire una diagnosi corretta. Nel caso del tendine di Achille la diagnosi è generalmente molto semplice e può essere tranquillamente eseguita con un esame clinico eventualmente coadiuvato da esami come l'ecografia o la risonanza magnetica. Questi due esami, e mi riferisco in particolare alla risonanza magnetica, non sono quindi tanto utili per la diagnosi stessa, quanto piuttosto per aiutare a capire, in alcuni casi selezionati, se ci sia una sofferenza del tendine già avanzata, presente già quindi prima del trauma, oppure nel caso in cui la lesione sia molto distale, cioè in prossimità della zona in cui il tendine si attacca, si inserisce sull'osso del calcagno, piuttosto che nella zona dove invece classicamente avviene la rottura, che è posta tra i 5 e i 9 cm sopra l'inserzione stessa. Una volta fatta la diagnosi ci troviamo quindi di fronte alla questione se operare o non operare. Nel caso del tendine di Achille quasi sempre si opta per l'intervento chirurgico, che è la vera e sola unica opzione per riportare i pazienti ad un buon grado funzionale, riducendo al contempo il rischio che il tendine si rirompa successivamente. L'approccio conservativo, quello cioè in cui si usano dei tutori per alcune settimane, può essere sicuramente proposto, ma ha un'alta percentuale di insoddisfazione non solo perché il tendine potrebbe non guarire con la giusta tensione e quindi con la giusta forza di propulsione, ma anche per un rischio di rirottura nei mesi seguenti. E questo rischio è piuttosto elevato, secondo la letteratura ben 4 volte superiore rispetto all'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico può essere eseguito sia in anestesia totale oppure, ancora più frequentemente, e questo sicuramente rappresenta la nostra prima scelta, in anestesia spinale, cioè eseguendo una puntura indolore a livello della schiena. Per quanto riguarda l'operazione mini-invasiva vi rimando al video originale per cui troverete il link alla fine di questa presentazione. L'evidente vantaggio di un accesso chirurgico mini-invasivo è quello di un approccio più piccolo, meno invasivo, quindi anche se i risultati nel medio e nel lungo termine sono assolutamente sovrapponibili. Il concetto dell'intervento chirurgico è comunque quello di identificare prima il tendine e quindi suturarlo usando dei fili di sutura non riassorbibili, in modo quindi che mantengano la corretta posizione dei monconi rotti nel corso delle settimane seguenti. Per far questo, con l'intervento chirurgico mini-invasivo, usiamo un sistema di puntamento attraverso cui sono fatti passare degli aghi con un filo di sutura che quindi è recuperato sia dal moncone prossimale, cioè quello posto più in alto, che a livello del moncone distale del tendine, quello cioè più vicino a livello della inserzione sul calcagno. Quando parliamo di intervento chirurgico a cielo aperto intendiamo sostanzialmente eseguire lo stesso tipo di operazione, eseguita però in questo caso con un taglio della pelle longitudinale un po' più lungo, ma che ha sicuramente il vantaggio di offrire una visione migliore, più completa al chirurgo. Benché questo approccio possa evidentemente apparire più aggressivo, non c'è una reale differenza in termini di dolore post-operatorio, che è realmente molto modesto. Zamanino, posso No, no, o va no? bene, no, No. provo a stare delicato. Va bene, perfetto. Grazie. Quando vuole me lo dice. Grazie. Il prossimo dove si fa? Di là. Di là. Benché non sia una Voglio- componente non voglio eseguita occhi, di routine durante l'intervento, talvolta aggiungiamo anche un taglio più sopra rispetto al tendine di Achille. Il taglio è mirato a livello della aponeurosi del gastrocnemio, che è una struttura
al di sopra di componenti muscolari. Questa struttura viene quindi tagliata superficialmente in modo da causare una minor tensione a livello della sutura del tendine stesso. Grazie. Perfetto. Grazie. Merci madame. Se posso avere bisturi da sotto per favore. Sì. Grazie. Lei sta bene per il resto? In forma? Sì, dai. Sì, in forma. A questo punto, potendo garantire una corretta tensione a livello della zona di sutura dei monconi Ne ha due tendinei, di questi. a questo Sì, punto, due, dicevo, sì. possiamo iniziare a eseguire la sutura stessa. La sutura del tendine è eseguita utilizzando dei fili di sutura non riassorbibili e questi fili di sutura con un ago sono fatti passare attraverso il tendine stesso. Anche prossimo è un tendine d'Achille. Sì, sì, sala 3, sì. Mamma mia, come uso il cervello qualche No, ma volta. sì, no, vero? veramente, sono stupito, guardi. Cioè, sono veramente... Mi ha colto impreparato. Come altra volta. Esistono diversi tipi di sutura del tendine. Io, anziché usare una sutura a punti staccati, cioè isolati, preferisco usare una sutura continua imbricata, cioè una sutura in cui il filo viene fatto passare ad ogni passaggio sotto se stesso. Lì hanno detto, Una volta che abbiamo fatto passare i fili di sutura attraverso il moncone tendineo prossimale, cioè quello alla vostra destra, e il moncone tendineo distale, cioè quello alla vostra sinistra, possiamo finalmente eseguire la sutura. E la sutura è eseguita cercando di approssimare tra loro i capi tendinei, evitando che siano troppo distanti o troppo sovrapposti. Cerchiamo quindi in ultima analisi di offrire la corretta tensione della sutura e una volta garantita questa buona tensione possiamo finalmente chiudere i fili di sutura annodandoli tra di loro. Non chiuda per niente finché non glielo dico. Perfetto, grazie. Benissimo. E quindi come è Lì finita? ho detto, vabbè, allora facciamo, deve ruotare il letto, dottore, non si può Grazie, fare in sala 3. E io, allora facciamo che mettiamo la testa sul piedi, in anestesia, e si mette il tavolino là. Ha capito? Sì, sì, Sa che loro ruotano sì, 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 ho presente. invece in questo punto, ma non c'era bisogno a colonna, nemmeno amplificatore, ha capito? Era un intervento che al fine tavolino Venga. era o qua o là, Ok, perché testa era qua e Sì. tavolino faccio la stessa sì, grazie. Aspetti, non chiudo ancora. Che alla fine ha seguito la sua. e lui, sì, facciamo così. E finita là, e io, ma scusa, almeno Io? un complimento, no? Niente invece. No, brava. Così non sono soddisfatta per... Si poteva sprecarsi un po' di più, eh. Sì, che era... Ormai l'intervento chirurgico è finito e ci rimane solo più da suturare i tessuti superficiali. Per far questo usiamo un filo di sutura riassorbibile, cioè un filo di sutura che, contrariamente a quello che abbiamo usato per il tendine di Achille, un filo di sutura, dicevo, che andrà poi riassorbendosi nel corso delle settimane successive. Lo stesso filo di sutura riassorbibile sarà poi usato anche per chiudere la pelle e al termine della chiusura della pelle saranno messi dei cerotti sterili impermeabili che saranno tenuti fino al controllo della medicazione successiva, in genere eseguita dopo 5 giorni o massimo 7. Alla fine della medicazione viene poi messo un tutore a stivale lungo con il piede posizionato in flessione plantare, cioè portato tutto giù. E questo è fondamentale perché ci permette di ridurre la tensione sulla zona di sutura, riduce quindi il rischio di un fallimento della sutura stessa.
Questa iniziale flessione plantare, che all'inizio è tra i 20 e i 30 gradi, verrà poi rimossa nel corso delle settimane successive, durante le quali tuttavia il piede non potrà appoggiare tutto il peso a terra e dovrete quindi usare sicuramente 2 stampelle. Dopo l'intervento chirurgico dovrete necessariamente utilizzare un farmaco che si chiama eparina a basso peso molecolare per ridurre il rischio di trombosi venosa profonda, e questo farmaco dovrà essere usato per le prime 6 settimane dopo l'operazione. Certamente in commercio esistono degli antincoagulanti anche per bocca, ma nella mia pratica questi sono vietati perché presentano più rischi che benefici. E proprio parlando di rischi, vi ricordo che come ogni intervento chirurgico ci sono chiaramente delle possibili complicanze che andranno evidentemente discusse con il vostro chirurgo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo la cortesia di iscrivervi al canale. Grazie.